Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Botox, polvere Allergan SPA, ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cos'è Botox, polvere? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Botox, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Botox, polvere? Botox, polvere è un farmaco a base del principio attivo tossina botulinica, appartenente alla categoria degli miorilassanti e nello specifico altri miorilassanti ad azione periferica. È commercializzato in Italia dall'azienda Allergan SPA. Botox, polvere può essere prescritto con ricetta USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Confezioni. Botox 100 unità Allergan Polv. Per Soluz. Eniet. 1 Flac.no 100 unità. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Allergan Pharmaceuticals Ireland. Concessionario: Allergan SPA. Ricetta: USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Classe H. Principio attivo: tossina botulinica. Gruppo terapeutico: miorilassanti. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni. Botox è indicato per il trattamento di patologie neurologiche, spasticità focale associata a deformità dinamica del piede equino dovuta a spasticità in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale, di 2 anni di età o superiore. Spasticità focale del polso e della mano in pazienti adulti colpiti da ictus cerebrale. Spasticità focale della caviglia in pazienti adulti colpiti da ictus cerebrale, vedere paragrafo 4. Blefarospasmo, spasmo emifacciale e distonie focali associate. Distonia cervicale, torcicollo spasmodico. Sollievo sintomatico in pazienti adulti che soddisfano i criteri diagnostici per emicrania cronica, cefalee di durata a 0-15 giorni al mese di cui almeno 8 giorni con emicrania, e che hanno mostrato una risposta insufficiente o sono intolleranti ai farmaci per la profilassi dell'emicrania, vedere paragrafo 4. Patologie della vescica. Vescica iperattiva idiopatica con sintomi di incontinenza urinaria, urgenza e frequenza in pazienti adulti che non abbiano una risposta adeguata o siano intolleranti ai farmaci anticolinergici. Incontinenza urinaria in pazienti adulti affetti da iperattività neurogena del muscolo detrusore della vescica causata da lesione stabilizzata del midollo spinale a partire dalla regione cervicale fino ai livelli inferiori o a sclerosi multipla. Patologie della cute e degli annessi cutanei. Iperidrosi primaria persistente e severa delle ascelle che interferisce con le normali attività quotidiane ed è resistente al trattamento topico. Posologia. Le unità di tossina botulinica non sono intercambiabili da un prodotto all'altro. Le dosi consigliate in unità Allergan differiscono da quelle di altri preparati di tossina botulinica. La diagnosi dell'emicrania cronica e la somministrazione del Botox devono essere eseguite esclusivamente sotto la supervisione di neurologi esperti nel trattamento dell'emicrania cronica. Pazienti anziani. Non ha richiesto alcun specifico aggiustamento della dose per l'uso negli anziani. La dose iniziale deve essere la più bassa dose raccomandata per la specifica indicazione. Per iniezioni ripetute si raccomanda di somministrare la dose efficace più bassa con l'intervallo più lungo clinicamente appropriato tra un trattamento e l'altro. Prestare particolare attenzione in caso di pazienti anziani con una significativa anamnesi e trattati in concomitanza con altri farmaci. Vedere i paragrafi 4, 8 e 5, 1 per ulteriori informazioni.
Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Botox in indicazioni diverse rispetto a quelle descritte per la popolazione pediatrica nel paragrafo 4.1 non sono state stabilite. Nessuna raccomandazione sulla posologia può essere fatta per indicazioni diverse dalla spasticità focale associata a paralisi cerebrale infantile. I dati attualmente disponibili per indicazione terapeutica sono descritti nei paragrafi 4, 2, 4, 4, 4, 8 e 5, 1, come mostrato nella tabella seguente. Blefarospasmo / spasmo emifacciale 12 anni, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 8. Distonia cervicale 12 anni, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 8. Spasticità focale associata a paralisi cerebrale infantile 2 anni, vedere paragrafo 4, 2, 4, 4 e 4, 8. Iperidrosi primaria delle ascelle 12 anni, limitata esperienza in adolescenti tra i 12 e i 17 anni di età, vedere paragrafo 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Le seguenti informazioni sono importanti. Se durante lo stesso trattamento vengono utilizzate confezioni con dosaggi differenti di Botox, si deve prestare particolare attenzione ad utilizzare la giusta quantità di diluente per ricostituire lo specifico numero di unità per 0,1 ml. La quantità di diluente varia tra Botox 50 unità all'ergan, Botox 100 unità all'ergan e Botox 200 unità all'ergan. Ogni siringa deve essere appropriatamente etichettata. Botox deve essere ricostituito solo con soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile. La giusta quantità di diluente deve essere prelevata con una siringa, vedere la tavola di diluizione che segue. Questo prodotto ha solo per uso singolo ed eventuale soluzione residua non utilizzata deve essere eliminata. Per le istruzioni relative all'impiego, manipolazione e smaltimento dei flaconcini, vedere il paragrafo 6, 6. Tabella di diluizione per le confezioni di Botox 50, 100 e 200 unità all'ergan per tutte le indicazioni ad eccezione dei disordini della vescica. Flaconcino da 50 unità, flaconcino da 100 unità, flaconcino da 200 unità. Dose risultante: unità per 0,1 ml. Quantità di diluente aggiunto ad un flaconcino da 50 unità. Soluzione fisiologica sterile senza conservanti. Soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile. Quantità di diluente aggiunto ad un flaconcino da 100 unità. Soluzione fisiologica sterile senza conservanti. Soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile. Quantità di diluente aggiunto ad un flaconcino da 200 unità. Soluzione fisiologica sterile senza conservanti. Soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile. 20 unità. 0,25 ml. 0,5 ml. 1 ml. 10 unità. 0,5 ml. 1 ml. 2 ml. 5 unità. 1 ml. 2 ml. 4 ml. 2,5 unità. 2 ml. 4 ml. 8 ml. 1,25 unità. 4 ml. 8 ml. N/A. Vescica iperattiva. Si raccomanda di usare uno flaconcino da 100 unità o 2 flaconcini da 50 unità per una più facile ricostituzione. Istruzioni di diluizione utilizzando 2 flaconcini da 50 unità. Ricostituire 2 flaconcini di Botox 50 unità ciascuno con 5 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare i flaconcini delicatamente. Prelevare 5 ml da ciascun flaconcino utilizzando una singola siringa da 10 ml. Si otterrà una siringa da 10 ml contenente un totale di 100 unità di Botox ricostituito. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Istruzione di diluizione utilizzando un flacone da 100 unità. Ricostituire un flaconcino da 100 unità di Botox con 10 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare delicatamente. Prelevare 10 ml dal flaconcino utilizzando una siringa da 10 ml. Si otterrà una siringa da 10 ml contenente un totale di 100 unità di Botox ricostituito.
Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Estruzione di diluizione utilizzando un flacone da 200 unità. Ricostituire un flaconcino da 200 unità di Botox con 8 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare delicatamente. Prelevare 4 ml dal flaconcino utilizzando una siringa da 10 ml. Completare la ricostituzione aggiungendo 6 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, utilizzando una siringa da 10 ml e miscelare delicatamente. Si otterrà una siringa da 10 ml contenente un totale di 100 unità di Botox ricostituito. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Questo prodotto ha solo per uso singolo ed eventuale prodotto ricostituito non utilizzato deve essere smaltito. Incontinenza urinaria dovuta ad iperattività neurogena del muscolo detrusore. Si raccomanda di usare uno flaconcino da 200 unità o 2 flaconcini da 100 unità per una più facile ricostituzione. Estruzione di diluizione utilizzando 4 flaconcini da 50 unità. Ricostituire 4 flaconcini da 50 unità di Botox ciascuno con 3 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare i flaconcini delicatamente. Prelevare 3 ml dal primo flaconcino e 1 ml dal secondo flaconcino utilizzando una siringa da 10 ml. Prelevare 3 ml dal terzo flaconcino e 1 ml dal quarto flaconcino utilizzando una seconda siringa da 10 ml. Prelevare i rimanenti 2 ml dal secondo e quarto flaconcino utilizzando una terza siringa da 10 ml. Completare la ricostituzione aggiungendo 6 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, in ciascuna delle 3 siringhe da 10 ml e miscelare delicatamente. Si otterranno 3 siringhe da 10 ml contenenti un totale di 200 unità di Botox ricostituito. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Estruzione di diluizione utilizzando 2 flaconcini da 100 unità. Ricostituire 2 flaconcini da 100 unità di Botox ciascuno con 6 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare i flaconcini delicatamente. Prelevare 4 ml da ciascun flaconcino utilizzando 2 diverse siringhe da 10 ml. Prelevare i restanti 2 ml da ciascun flaconcino utilizzando una terza siringa da 10 ml. Completare la ricostituzione aggiungendo 6 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, in ciascuna delle 3 siringhe da 10 ml e miscelare delicatamente. Si otterranno 3 siringhe da 10 ml contenenti un totale di 200 unità di Botox ricostituito. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Estruzione di diluizione utilizzando un flaconcino da 200 unità. Ricostituire un flaconcino da 200 unità di Botox con 6 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, e miscelare il flaconcino delicatamente. Prelevare 2 ml dal flaconcino in ciascuna di 3 siringhe da 10 ml. Completare la ricostituzione aggiungendo 8 ml di soluzione fisiologica sterile senza conservanti, soluzione di sodio cloruro allo 0,9% per uso iniettabile, in ciascuna delle siringhe da 10 ml e miscelare delicatamente. Si otterranno 3 siringhe da 10 ml contenenti un totale di 200 unità di Botox ricostituito. Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione in siringa. Eliminare la soluzione fisiologica non utilizzata. Metodo di somministrazione. Si faccia riferimento alla specifica raccomandazione per ogni indicazione descritta di seguito.
Botox deve essere somministrato solamente da medici appropriatamente qualificati e con esperienza nel trattamento e nell'uso delle attrezzature richieste. Non sono stati stabiliti livelli ottimali di validità generale per tutte le indicazioni per il dosaggio e il numero di siti per l'iniezione in ciascun muscolo. In questi casi, devono essere stabiliti regimi individuali di trattamento da parte del medico. I livelli ottimali per il dosaggio devono essere determinati mediante titolazione, ma non deve essere superata la dose massima raccomandata. Patologie neurologiche. Spasticità focale associata a paralisi cerebrale infantile. Ago raccomandato. Ago sterile di 23-26 gauge barra 0,60, 0,45 mm. Indicazioni per la somministrazione. Da somministrare come dose frazionata mediante singole iniezioni nelle sommità mediale e laterale del muscolo gastrocnemio interessato. Dose raccomandata. Emiplegia. La dose iniziale raccomandata è di 4 unità kg di peso corporeo nell'arto interessato. Diplegia. La dose iniziale raccomandata è di 6 unità kg di peso corporeo suddivisa fra gli arti interessati. Dose totale massima. 200 unità. Informazioni aggiuntive. Il miglioramento clinico generalmente si osserva entro le prime 2 settimane dopo l'iniezione. Devono essere somministrate ulteriori dosi quando l'effetto clinico della precedente iniezione diminuisce, ma non più frequentemente di una volta ogni 3 mesi. È possibile adattare il regime di dosaggio in modo da ottenere un intervallo di almeno 6 mesi fra cicli successivi di trattamento. Spasticità focale dell'arto superiore associata ad ictus cerebrale. Ago raccomandato. Ago sterile di 25, 27 o 30 gauge. La lunghezza dell'ago deve essere determinata sulla base della posizione e della profondità del muscolo. Indicazioni per la somministrazione. Per la localizzazione dei muscoli interessati può essere utile avvalersi delle tecniche di guida elettromiografica o della stimolazione nervosa. Siti multipli di iniezione possono consentire un contatto più uniforme del Botox con le aree di innervazione del muscolo e sono utili in modo particolare nel caso di muscoli più grandi. Dose raccomandata. La corretta posologia ed il numero di siti di iniezione devono essere adattati alle necessità individuali in base alla dimensione, al numero ed alla localizzazione dei muscoli coinvolti, alla gravità della spasticità, all'eventuale debolezza locale del muscolo ed alla risposta del paziente ad un precedente trattamento. Di seguito sono riportate le dosi somministrate in studi clinici controllati. Muscolo. Posologia totale. Numero dei siti di iniezione. Flessore profondo delle dita. 15, 50 unità. 1, 2 siti. Flessore superficiale delle dita. 15, 50 unità. 1, 2 siti. Flessore radiale del carpo. 15, 60 unità. 1, 2 siti. Flessore ulnare del carpo. 10, 50 unità. 1, 2 siti. Adduttore del pollice. 20 unità. 1, 2 siti. Flessore lungo del pollice. 20 unità. 1, 2 siti. Dose totale massima. In studi clinici controllati e non controllati in aperto, dosi tra 200 e 240 unità suddivise tra muscoli selezionati sono state utilizzate ad un certo ciclo di trattamento. Il ritrattamento non deve essere effettuato prima delle 12 settimane. Informazioni aggiuntive. In studi clinici controllati, i pazienti venivano seguiti per 12 settimane dopo un singolo trattamento. Miglioramenti del tono muscolare si osservavano entro 2 settimane e l'effetto maggiore era generalmente rilevato entro 4-6 settimane. In uno studio aperto non controllato di proseguo, la maggior parte dei pazienti erano ritrattati dopo un intervallo di 12-16 settimane, quando l'effetto sul tono muscolare stava diminuendo. Questi pazienti ricevevano fino a 4 inoculi con una dose massima cumulativa di 960 unità nelle 54 settimane. Se il medico lo ritiene appropriato, possono essere somministrate dosi ripetute, quando l'effetto del precedente inoculo va diminuendo. Il grado ed il tipo di spasticità muscolare presente al momento della reinoculo può rendere necessario un aggiustamento posologico del Botox ed una variazione dei muscoli da trattare. Deve essere utilizzata la più bassa dose efficace. Spasticità focale dell'arto inferiore associata ad ictus cerebrale. Ago raccomandato.
Ago sterile di 25, 27 o 30 gauge. La lunghezza dell'ago deve essere determinata sulla base della posizione e della profondità del muscolo. Indicazioni per la somministrazione. Per la localizzazione dei muscoli interessati può essere utile avvalersi delle tecniche di guida elettromiografica o della stimolazione nervosa. Siti multipli di iniezione possono consentire un contatto più uniforme del Botox con le aree di innervazione del muscolo e sono utili in modo particolare nel caso di muscoli più grandi. La seguente immagine indica i siti di iniezione per il trattamento della spasticità dell'arto inferiore negli adulti. Dose raccomandata. La dose raccomandata negli adulti per il trattamento della spasticità dell'arto inferiore che colpisce la caviglia a 300 unità distribuite su 3 muscoli. Dosaggio di Botox per muscolo negli adulti con spasticità dell'arto inferiore. Muscoli. Dose raccomandata. Dose totale. Numero di siti. Gastrocnemio. Capo mediale 75 unità. 3 siti. Capo laterale 75 unità. 3 siti. Soleo 75 unità. 3 siti. Tibiale posteriore 75 unità. 3 siti. Informazioni aggiuntive. Se il medico lo ritiene appropriato, il paziente deve essere considerato per il ritrattamento quando l'effetto del precedente inoculo ha diminuito, ma generalmente non prima di 12 settimane dal precedente trattamento. Blefarospasmo / spasmo emifacciale. Ago raccomandato. Ago sterile di misura 27, 30 gauge / 0, 40, 0, 30 mm. Indicazioni per la somministrazione. Non ha necessaria guida elettromiografica. Dose raccomandata. La dose iniziale raccomandata ha compresa fra 1, 25, 2, 5 unità da iniettare nella regione mediale e laterale del muscolo orbicolare della palpebra superiore e nella regione laterale del muscolo orbicolare della palpebra inferiore. Possono essere iniettati ulteriori siti nell'area del sopracciglio, della regione laterale del muscolo orbicolare e nella parte superiore della faccia, se gli spasmi in queste zone interferiscono sulla vista. Dose massima totale. La dose iniziale non deve superare le 25 unità per occhio. Nel trattamento del blefarospasmo la dose totale non deve superare le 100 unità ogni 12 settimane. Informazioni aggiuntive. Evitare di effettuare iniezioni in prossimità del muscolo elevatore della palpebra superiore può ridurre la possibilità di indurre la complicanza ptosi. Evitare di effettuare iniezioni nella parte mediale della palpebra inferiore, diminuendo quindi la diffusione nel muscolo obliquo inferiore, può ridurre la complicanza diplopia. Le seguenti figure indicano i possibili siti di inoculo. In generale, l'effetto iniziale delle iniezioni si osserva entro 3 giorni e raggiunge il massimo dopo 1-2 settimane dal trattamento. Ciascun trattamento dura circa 3 mesi, dopodiché copyright la procedura può essere ripetuta secondo le necessità. Nelle sedute successive, la dose può essere aumentata fino al doppio se la risposta al trattamento iniziale è considerata insufficiente. Tuttavia, sembrano esserci pochi benefici elevando la dose oltre le 5 unità per sito. Normalmente non si ottiene ulteriore beneficio trattando più frequentemente di una volta ogni 3 mesi. I pazienti con spasmo emifacciale o disturbi del V-nervo devono essere trattati come quelli con blefarospasmo monolaterale, iniettando secondo necessità gli altri muscoli facciali interessati, esempio zigomatico maggiore, orbicolare della bocca. Distonia cervicale. Ago raccomandato. Ago di dimensioni adeguate, generalmente di 25 a 30 gauge / 0 e 50, 0 e 30 mm. Indicazioni per la somministrazione. In studi clinici il trattamento della distonia cervicale ha consistito tipicamente in un'iniezione di Botox nel muscolo sternocleidomastoideo, elevatore della scapola, scaleno, splenio della testa, semispinale, lunghissimo e / trapezio. Questo elenco non è esaustivo poiché copyright tutti i muscoli responsabili del controllo della posizione della testa possono essere coinvolti e necessitare pertanto di trattamento. La massa ed il grado di ipertrofia o atrofia del muscolo sono fattori che devono essere tenuti in considerazione quando si sceglie la dose appropriata. I modelli di attivazione del muscolo possono cambiare spontaneamente nella distonia cervicale senza un cambiamento nella manifestazione clinica della distonia.
Nel caso di difficoltà ad isolare i singoli muscoli, le iniezioni devono essere effettuate con guida elettromiografica. Dose raccomandata. Non devono essere iniettate PA di 200 unità complessive nel primo ciclo di terapia, apportando opportuni aggiustamenti al dosaggio nei cicli successivi sulla base della risposta iniziale. Nei primi studi clinici controllati per determinare la sicurezza e l'efficacia del prodotto per il trattamento della distonia cervicale, le dosi di Botox ricostituito sono state comprese fra 140 e 280 unità. In studi più recenti le dosi somministrate sono state comprese fra 95 e 360 unità, in media circa 240 unità. Come per qualsiasi altro farmaco, il dosaggio iniziale in un paziente mai trattato deve consistere nella minima dose efficace. Non devono essere somministrate PA di 50 unità per ciascun sito. Non devono essere iniettate PA di 100 unità nel muscolo sternocleidomastoideo. Per ridurre al minimo l'incidenza di disfagia, lo sternocleidomastoideo non deve essere iniettato bilateralmente. Dose massima totale. Non deve essere superata la dose totale di 300 unità per singola seduta. Il numero ottimale di siti di iniezione dipende dalla dimensione del muscolo. Intervalli nel trattamento di durata inferiore a 10 settimane sono sconsigliati. Informazioni aggiuntive. Il miglioramento clinico si osserva generalmente entro le prime 2 settimane dopo l'iniezione. Il massimo beneficio clinico si verifica generalmente circa 6 settimane dopo l'iniezione. La durata dell'effetto benefico negli studi clinici ha manifestato una sostanziale variabilità, da 2 a 33 settimane, con una durata tipica di circa 12 settimane. Emicrania cronica. Ago raccomandato. Ago sterile da 30 gauge da 0,5 Inc. Indicazioni per la somministrazione. Le iniezioni devono essere suddivise tra 7 aree specifiche dei muscoli della testa e del collo, come indicato nella tabella seguente. È possibile che sia necessario utilizzare un ago da 1 Inc nella regione cervicale per pazienti che presentano muscoli cervicali estremamente spessi. Ad eccezione del muscolo trocero, nel quale è necessario eseguire l'iniezione in un solo sito, linea mediana, in tutti gli altri muscoli è necessario eseguire iniezioni bilateralmente, con metà delle iniezioni somministrate sul lato sinistro e metà sul lato destro della testa e del collo. Nel caso di sede o sedi dolorose predominanti, è possibile somministrare ulteriori iniezioni su uno e entrambi i lati in massimo 3 gruppi muscolari specifici, occipitale, temporale e trapezio, fino alla dose massima per muscolo come indicato nella tabella seguente. Nei diagrammi seguenti sono indicati i siti di iniezione. Nei seguenti diagrammi sono indicati i gruppi di muscoli raccomandati per le iniezioni supplementari opzionali. Dose raccomandata. Da 155 a 195 unità somministrate per via intramuscolare con iniezioni da 0,1 ml, 5 unità, da eseguire in 31 siti, estendibili a 39. Dosaggio del Botox per muscolo per l'emicrania cronica. Dose raccomandata. Area della testa barra del collo. Dosaggio totale. Numero di siti a muscolo corrugatore 10 unità, 2 siti. Muscolo procero 5 unità, 1 sito. Muscolo frontale 20 unità, 4 siti. Muscolo temporale 40 unità, 8 siti, fino a 50 unità, fino a 10 siti. Muscolo occipitale 30 unità, 6 siti, fino a 40 unità, fino a 8 siti. Gruppo di muscoli paraspinali cervicali 20 unità, 4 siti. Muscolo trapezio 30 unità, 6 siti, fino a 50 unità, fino a 10 siti. Intervallo dose totale. Da 155 a 195 unità, da 31 a 39 siti. A 1 sito di iniezione IM uguale 0,1 ml uguale 5 unità di Botox. B dose distribuita bilateralmente. Informazioni aggiuntive. Il programma di ritrattamento raccomandato a ogni 12 settimane. Patologie della vescica. Al momento di sottoporsi al trattamento i pazienti non devono presentare alcuna infezione delle vie urinarie. È necessario somministrare antibiotici a scopo di profilassi 1-3 giorni prima del trattamento, il giorno del trattamento e 1-3 giorni dopo il trattamento. Si raccomanda che i pazienti sospendano la terapia antiaggregante almeno 3 giorni prima della procedura di iniezione.
I pazienti in terapia anticoagulante devono essere opportunamente gestiti per ridurre il rischio di emorragie. Per la gestione dell'incontinenza urinaria, Botox deve essere somministrato da medici con esperienza nella valutazione e nel trattamento delle disfunzioni della vescica, ad esempio urologi e uroginecologi. Vescica iperattiva. Avo raccomandato. Deve essere utilizzato un cistoscopio rigido o flessibile. Per rimuovere eventuale aria presente, l'ago per le iniezioni deve essere riempito con circa 1 ml di Botox ricostituito, a seconda della lunghezza dell'ago, prima di iniziare le iniezioni. Indicazioni per la somministrazione. Prima dell'iniezione è possibile eseguire un'instillazione intravescicale di anestetico locale diluito, con o senza sedazione, secondo la prassi locale della struttura sanitaria operante. Se si esegue un'instillazione locale di anestetico, la vescica deve essere svuotata e lavata con soluzione fisiologica sterile prima dei successivi passaggi della procedura di iniezione. Il Botox ricostituito, 100 unità 10 ml, viene iniettato nel muscolo detrusore tramite un cistoscopio rigido o flessibile, evitando il trigono e la base. Instillare nella vescica sufficiente soluzione fisiologica al fine di ottenere un'adeguata visualizzazione per le iniezioni, ma evitando un'eccessiva distensione. Inserire l'ago nel muscolo detrusore per circa 2 mm ed eseguire 20 iniezioni da 0,5 ml ciascuna, volume totale 10 ml, distanti tra loro circa 1 cm, vedere figura sotto. Per l'iniezione finale, iniettare circa 1 ml di soluzione fisiologica normale sterile in modo da somministrare la dose completa. Una volta eseguite le iniezioni, la soluzione fisiologica utilizzata per la visualizzazione della parete vescicale non deve essere drenata così che il paziente possa dimostrare la propria capacità di svuotamento prima di lasciare la clinica. Tenere in osservazione il paziente per almeno 30 minuti dopo le iniezioni e finché a copyright non vi sia stato uno svuotamento spontaneo. Dose raccomandata. La dose raccomandata a 100 unità di Botox, ovvero iniezioni da 0,5 ml, 5 unità, in 20 siti del muscolo detrusore. Informazioni aggiuntive. Il miglioramento clinico può avvenire entro 2 settimane. Valutare la possibilità di sottoporre i pazienti a un nuovo ciclo di trattamento in caso di riduzione dell'effetto clinico del trattamento precedente. La durata mediana negli studi clinici di fase II è stata di 166 giorni 24 settimane in base alla richiesta di ritrattamento da parte del paziente, ma non prima che siano trascorsi 3 mesi dalle precedenti iniezioni nella vescica. Incontinenza urinaria dovuta a iperattività neurogena del detrusore della vescica. Avo raccomandato. Deve essere utilizzato un cistoscopio rigido o flessibile. Per rimuovere eventuale aria presente, l'ago per le iniezioni deve essere riempito con circa 1 ml di soluzione, a seconda della lunghezza dell'ago, prima di iniziare le iniezioni. Indicazioni per la somministrazione. Prima dell'iniezione è possibile eseguire un'instillazione intravescicale di anestetico diluito, con o senza sedazione, o procedere ad un'anestesia generale, secondo la prassi locale della struttura sanitaria operante. Se si esegue un'instillazione locale di anestetico, la vescica deve essere svuotata e lavata con soluzione fisiologica sterile prima dei successivi passaggi della procedura di iniezione. Il Botox ricostituito, 200 unità 30 ml, viene iniettato nel muscolo detrusore tramite un cistoscopio rigido o flessibile, evitando il trigono e la base. Instillare nella vescica sufficiente soluzione fisiologica al fine di ottenere un'adeguata visualizzazione per le iniezioni, ma evitando un'eccessiva distensione. Inserire l'ago nel muscolo detrusore per circa 2 mm ed eseguire 30 iniezioni da 1 ml ciascuna, volume totale 30 ml, distanti tra loro circa 1 cm, vedere la figura sopra. Per l'iniezione finale, iniettare circa 1 ml di soluzione fisiologica normale sterile in modo da somministrare la dose completa. Una volta eseguite le iniezioni, procedere al drenaggio della soluzione fisiologica utilizzata per la visualizzazione della parete vescicale. Tenere in osservazione il paziente per almeno 30 minuti dopo le iniezioni. Dose raccomandata. La dose raccomandata a 200 unità di Botox, ovvero iniezioni da 1 ml, 6,7 unità, in 30 siti del muscolo detrusore.
Informazioni aggiuntive. Generalmente si osserva un miglioramento clinico entro 2 settimane. Valutare la possibilità di sottoporre i pazienti a un nuovo ciclo di trattamento in caso di riduzione dell'effetto clinico del trattamento precedente. La durata mediana negli studi clinici di fase II è stata di 256, 295 giorni, 36, 42 settimane, per 200 unità di Botox, in base alle richieste di ritrattamento da parte del paziente, ma non prima che siano trascorsi 3 mesi dalle precedenti iniezioni nella vescica. Patologie della cute e degli annessi cutanei. Iperidrosi primaria delle ascelle. Ago raccomandato. Ago sterile da 30 gauge. Indicazioni per la somministrazione. L'area iperidrotica può essere definita utilizzando tecniche standard di colorazione, come ad esempio il test di minoramido iodato. Dose raccomandata. 50 unità di Botox vengono inoculate per via intradermica, distribuite equamente in siti multipli approssimativamente 1-2 cm l'uno dall'altro, nell'area iperidrotica di ciascuna ascella. Dose massima totale. Dosi superiori alle 50 unità per ascella non possono essere consigliate. Gli inoculi non devono essere ripetuti più spesso di ogni 16 settimane, vedere paragrafo 5, 1. Informazioni aggiuntive. Il miglioramento clinico generalmente si verifica entro la prima settimana dall'inoculo. Botox può essere reinoculato quando l'effetto clinico del precedente inoculo diminuisce e quando il medico curante lo ritiene necessario. Per tutte le indicazioni. Nel caso di fallimento del trattamento dopo il primo ciclo di terapia, ad esempio di assenza, dopo un mese dall'iniezione, di un significativo miglioramento clinico rispetto al basale, è necessario svolgere le seguenti azioni. Verifica clinica, che può comprendere un esame elettromiografico in contesto specialistico, dell'azione della tossina sul muscolo iniettato. Analisi delle cause del fallimento, ad esempio una cattiva scelta dei muscoli da iniettare, una dose insufficiente, una tecnica di iniezione errata, la comparsa di una contrattura fissa, muscoli antagonisti troppo deboli, la formazione di anticorpi neutralizzanti la tossina. Rivalutazione dell'appropriatezza del trattamento con tossina botulinica di tipo A. In assenza di effetti indesiderati secondari al primo ciclo di trattamento, istituire un secondo ciclo di trattamento nel modo seguente. Aggiustare la dose, tenendo in considerazione l'analisi del precedente fallimento della terapia. Fare uso di tecnica EMG. Osservare un intervallo di 3 mesi fra i 2 cicli successivi di terapia. Nel caso di fallimento della terapia o della diminuzione dell'effetto dopo la ripetizione delle iniezioni, devono essere impiegati metodi di terapia alternativi. Controindicazioni. Botox controindicato. In soggetti con ipersensibilità accertata alla tossina botulinica di tipo A, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. In presenza di infezione ai proposti siti di inoculo. Botox per il trattamento delle patologie vescicali ha inoltre controindicato. In pazienti che presentano una infezione delle vie urinarie al momento del trattamento. In pazienti con ritenzione urinaria acuta al momento del trattamento, non sottoposti abitualmente a cateterizzazione. In pazienti che non vogliono o non sono in grado di iniziare una cateterizzazione post-trattamento, se necessaria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non devono essere superate le dosi e le frequenze raccomandate per le somministrazioni di Botox a causa del rischio potenziale di sovradosaggio, esagerata debolezza muscolare, diffusione distante della tossina e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In teoria, l'effetto della tossina botulinica può essere potenziato dagli antibiotici aminoglicosidici o dalla spectinomicina, o da altri farmaci che interferiscono con la trasmissione neuromuscolare, ad esempio agenti bloccanti neuromuscolari. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Botox, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Botox, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Non ci sono dati adeguati sull'uso della tossina botulinica di tipo A nelle donne in gravidanza.
Gli studi condotti in animali hanno dimostrato tossicità per la riproduzione, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Comunque, Botox può causare astenia, debolezza muscolare, capogiri e disturbi visivi che possono influenzare la guida e l'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati generali in studi clinici controllati, eventi avversi ritenuti dagli sperimentatori essere correlati al Botox sono stati riferiti nel 35% dei pazienti affetti da blefarospasmo, nel 28% dei pazienti affetti da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il concetto di sovradosaggio riferito al Botox è relativo e dipende dalla dose, dal sito di inoculo, e dalle caratteristiche di fondo del tessuto. Non sono stati osservati casi di tossicità sistemica a seguito di inoculo occidentale di Botox. Dosaggi eccessivi possono determinare una locale, o distante, generalizzata e profonda paralisi neuromuscolare. Non sono stati osservati casi di ingestione di Botox. I segni ed i sintomi di sovradosaggio non sono evidenti immediatamente dopo l'iniezione. Nel caso di iniezione o ingestione accidentale o di sospetto sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato clinicamente per parecchie settimane per eventuali segni e sintomi progressivi di debolezza muscolare che possono essere locali o distanti dal sito di inoculo, che possono includere ptosi, diplopia, disfagia, disertria, astenia generalizzata o insufficienza respiratoria. Questi pazienti devono essere sottoposti ad ulteriori valutazioni mediche e deve essere immediatamente stabilita un'appropriata terapia medica, che può richiedere anche il ricovero in ospedale. Se vengono interessate le muscolature dell'orofaringe e dell'esofago, si può verificare aspirazione che può portare allo sviluppo di una polmonite da aspirazione. Nel caso di paralisi dei muscoli respiratori o di sufficiente indebolimento, si renderà necessario il ricorso all'intubazione e alla respirazione assistita, fino alla guarigione, e potrà essere necessaria anche una tracheostomia e una ventilazione meccanica prolungata, oltre ad altre cure generali di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri miorilassanti, agenti ad azione periferica, codice ATC. M03AX01. Meccanismo d'azione: la tossina botulinica di tipo A blocca il rilascio periferico dell'acetilcolina a livello delle terminazioni nervose. Proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali del principio attivo. Studi di distribuzione eseguiti in ratti hanno indicato una lenta diffusione muscolare del complesso della neurotossina 125 botulinica di tipo A nel muscolo gastrocnemio dopo l'iniezione. Dati preclinici di sicurezza. Studi sulla riproduzione sottoponendo topi, ratti e coniglie gravide a iniezioni intramuscolari di Botox nel periodo dell'organogenesi. Il livello di nessun effetto avverso osservabile, NOEL, sullo sviluppo RAD4. Elenco degli eccipienti: albumina umana, sodio cloruro. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.